Semestre filtro, la più grande porcata politica mai fatta per l'accesso a medicina. E a raccontarvelo non è qualcuno che ne ha solamente sentito parlare, ma un vero survivor del semestre filtro. Uno di quelli che lo ha vissuto sulla propria pelle ed è sopravvissuto abbastanza a lungo da potervi raccontare com'è andata davvero. Per mesi ci hanno raccontato che sarebbe stato un sistema più giusto, meritocratico e finalmente libero dal vecchio test d'ingresso. In realtà la selezione non è stata eliminata, ma semplicemente spostata più avanti. E solo dopo aver fatto investire a migliaia di studenti mesi di studio, soldi, energie ed aspettative. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e nella vita faccio l'imprenditore e attualmente sono iscritto al corso di laurea in medicina e chirurgia all'Università di Brescia. Dico iscritto perché lo sto frequentando in maniera molto part-time, o forse neanche così tanto. Questa parte comunque ve la racconto tra poco. Se sei interessato alla facoltà di medicina e vuoi ascoltare l'esperienza di qualcuno che è riuscito a superare il semestre filtro senza neanche troppe difficoltà, guarda il video fino alla fine che secondo me potrebbe esserti molto utile. E magari iscriviti anche al canale perché più avanti porterò un contenuto molto più pratico su come preparare gli esami e come affrontare le diverse tipologie di domande. Ma partiamo dall'inizio. L'idea di iscrivermi a medicina non è nata con il semestre filtro, era qualcosa che avevo in testa già dal 2022, quando è stata introdotta la possibilità di poter frequentare una doppia laurea. All'epoca però stavo già studiando ingegneria part-time e contemporaneamente lavoravo e devo dire che con gli studi non è che eccellevo poi così tanto, infatti ero già fuori corso. E per quanto medicina mi incuriosisse, non era un qualcosa che prendevo realmente in considerazione. Poi, intorno a marzo dello scorso anno, quindi del 2025, è iniziata a circolare la notizia di questa riforma dell'accesso a medicina. Se ne parlava ovunque e sinceramente, continuando a rivederla sui social, mi è tornata un po' quella curiosità che avevo già avuto qualche anno prima, quasi per gioco o come sfida personale. Volevo capire se, nonostante il lavoro, le attività che gestisco, la famiglia e tutto il resto, sarei riuscito a superare la selezione. E a luglio hanno aperto le iscrizioni e ho presentato la domanda praticamente subito, tanto che mi ricordo fossi il numero 2 ad essermi iscritto all'Università di Brescia. Ma come si presentava, almeno sulla carta, questa riforma? Il messaggio politico era molto forte. Medicina finalmente è aperta a tutti. Tutti avrebbero potuto iscriversi, frequentare il primo semestre e provare per qualche mese l'ebbrezza di sentirsi studenti di medicina ed avere così il tempo per capire se quella fosse realmente la strada giusta per loro. Sembrava un sistema più aperto, inclusivo e meritocratico, ma il problema è che molte di queste promesse si sono rivelate soprattutto populismo e campagna elettorale. L'accesso di fatto non è diventato libero. La selezione è stata solamente spostata di qualche mese quando gli studenti avevano ormai già investito tempo, denaro ed energie. Detto questo, vorrei essere chiaro, nel senso, io sono profondamente grato a questa riforma e sono assolutamente convinto che senza questo semestre filtro probabilmente non sarei mai riuscito a entrare a medicina. Ormai non ho più 19 anni. L'ultimo esame di fisica su questi argomenti l'avevo sostenuto 6-7 anni prima. Tra l'altro chimica non l'avevo mai studiata alle superiori e l'avevo fatta molto male al Politecnico di Milano. Ricordo che il professore mi ha dato 18 dicendomi non ti voglio più rivedere, mentre quella poca biologia che avevo studiato ormai era dai tempi delle superiori. Si parla quindi di almeno 10 anni fa. Non partivo quindi con gli argomenti freschi, ma la riforma mi ha dato il tempo di rimettermi almeno parzialmente in pari e giocarmi l'accesso attraverso un percorso più lungo. E comunque lo ripeto, la riforma sì mi ha favorito, ma oggettivamente è una riforma che non è stata pensata bene e sicuramente non è stata raccontata onestamente. Infatti, una delle promesse principali era quella di mettere tutti gli studenti sullo stesso piano. Infatti l'università avrebbe dovuto partire da zero e fornire una preparazione omogenea, evitando che il risultato dipendesse dal liceo frequentato o dalla possibilità di pagarsi dei costosi corsi privati. Spoiler, stronzata. Infatti gli studenti sono arrivati con preparazioni completamente diverse. C'era chi aveva appena terminato il liceo scientifico, chi proveniva da scuole in cui queste materie erano state affrontate solo superficialmente e chi come me non le studiava ormai da anni. Il semestre sì, avrebbe dovuto colmare queste differenze, ma il tempo era poco, il programma era enorme e il ritmo era troppo rapido. E quindi chi possedeva già delle buone basi rimaneva avvantaggiato, così come chi poteva permettersi corsi, tutor, piattaforme e manuali aggiuntivi. E durante il semestre ho conosciuto abbastanza bene circa una trentina di colleghi, ma di questi 30 alla fine, includendo me, siamo entrati solo in 5. E tra chi non è riuscito a entrare c'era anche chi aveva iniziato a studiare subito dopo la maturità e al contrario ho conosciuto persone che durante il semestre si sono massacrate ogni pomeriggio e alla fine lo sforzo è stato ripagato. E anche tra chi è entrato ho trovato percorsi completamente diversi. Ho conosciuto studenti provenienti dall'agrario,
dal liceo sportivo, dal classico, dall'ITIS, dallo scientifico e persino un caro collega dal liceo militare. Per lo studio c'era chi studiava dagli appunti delle lezioni, chi utilizzava manuali esterni, chi seguiva piattaforme online e chi aveva acquistato dei corsi privati. Pagare un corso non garantisce assolutamente l'ingresso. Ho conosciuto diversi corsisti, tra cui un ragazzo molto in gamba che nonostante la preparazione non è riuscito ad entrare. E il punto, lo ripeto, è che la riforma prometteva una formazione omogenea, ma nella realtà ogni studente ha dovuto costruirsi autonomamente il proprio percorso. Poi c'è un altro aspetto fondamentale. Io affrontavo il semestre da una posizione particolare. Avevo già una laurea, un lavoro, una famiglia, un percorso di vita comunque chiaro e anche se non fossi riuscito a entrare, sì, sarei rimasto un attimo deluso, ma la vita non sarebbe crollata sicuramente. Per molti ragazzi invece quel semestre rappresentava tutto. Durante quei mesi leggevo nei vari gruppi sia del corso che online situazioni di disagio molto diffuse. Ansia, crisi, paura di perdere un anno, persone che non riuscivano a dormire serene per mesi, studenti che cercavano ogni simulazione possibile online come se da quella dipendesse il resto della loro esistenza. Piccola parentesi, io sono molto convinto che i giovani di oggi siano mediamente più morbidi e fragili rispetto al passato, ma questo è un altro discorso. A prescindere dalla fragilità individuale, un sistema del genere ha creato una condizione enorme di instabilità. Il Ministero ha reso formalmente studenti di medicina oltre 60.000 persone. Hanno iniziato a identificarsi con quel percorso, sapendo però che la maggioranza sarebbe comunque rimasta fuori. E poi a volte si percepiva un clima di una tossicità inaudita. Più volte ho letto nei gruppi alcune persone che invitavano gli altri a non condividere materiali aggiuntivi perché avrebbero perso il proprio vantaggio. Ed anche se concettualmente terribile, avevano ragione. Non eravamo stati messi nella condizione di sentirci colleghi. Eravamo 65.000 candidati in competizione per poco più di 16.000 posti? E sì, spesso ci sentivamo avversari. Pensate voi che riforma? Medicina che dovrebbe formare persone empatiche, generose, capaci di collaborare, ma che al primo step del loro percorso sono state inserite in un sistema che incentivava competizione, diffidenza e in molti casi egoismo. Poi sono arrivati gli esami e per chiunque abbia seguito la vicenda ricorderà il caos e le irregolarità segnalate. Degli studenti sarebbero riusciti a introdurre telefonini e auricolari, fotografie delle prove che circolavano online mentre gli esami erano ancora in corso e candidati che parlavano tra di loro durante la prova senza un'adeguata sorveglianza. Chiaramente non eravamo presenti in tutte le aule d'esame e non possiamo sapere quanto ogni singola segnalazione fosse vera. Nella mia aula, ad esempio, durante il primo appello non ho assistito scene particolarmente gravi, ma il semplice fatto che le prove fossero online dimostrava che qualcosa nei controlli non avesse funzionato. E dopo mesi trascorsi in un ambiente già tossico, anche il momento che avrebbe dovuto garantire condizioni uguali per tutti è stato travolto da dubbi. Sembrava letteralmente una guerra. Ogni voto alto diventava sospetto. Ogni sede, soprattutto del centro-sud, veniva accusata di non aver controllato al livello delle altre. E poi, come sappiamo negli ultimi tempi, al peggio non c'è mai un limite. E come accade sempre, quando ci sono migliaia di persone spaventate e deluse, è nato immediatamente un nuovo mercato, il mercato dei ricorsi. E sia chiaro, presentare un ricorso è un diritto e alcune contestazioni potevano avere basi reali. Ma accanto a chi cercava di tutelare gli studenti, sono arrivati anche quelli che io considero sciacalli, persone pronte a vendere speranze a dei ragazzi che avevano appena visto crollare i propri sogni. E nessun avvocato poteva garantire l'esito di quei ricorsi. Eppure il messaggio che arrivava era quasi: hai perso? Pagami e sicuramente ti faccio entrare. E sai, dopo aver pagato iscrizione, materiali e corsi, agli studenti veniva chiesto di spendere ancora, questa volta per un'ultima speranza, e di nuovo andando a favorire solo chi quei soldi poteva permetterseli. Nel mio caso, invece, il semestre filtro è coinciso con uno dei periodi più caotici della mia vita. Infatti, ero alle prese con il lancio della sforneria e tra ottobre e novembre dormivo mediamente 4 ore la notte e quando riuscivo circa un paio di ore il pomeriggio. La mia giornata tipo iniziava alle 3:30 del mattino, rimanevo nel locale fino a circa mezzogiorno, poi tornavo a casa a riposare un pochino, il pomeriggio andavo in ufficio a seguire il mio lavoro principale, la sera passavo del tempo con la famiglia e successivamente rientravo in sforneria per aiutare nelle preparazioni del giorno successivo e non finivo quasi mai prima delle 11. E tutto questo 7 giorni su 7. Quindi chiaramente il tempo per studiare non esisteva. Seguivo le lezioni online da telefono, dentro il laboratorio, principalmente per registrare la presenza. Ogni tanto sì, ascoltavo qualche concetto mentre lavoravo,
ma non posso dire di aver realmente seguito i corsi. Fisica, prima del primo appello, non l'avevo praticamente toccata. Essendo io ingegnere, ero comunque convinto di riuscire a superarla tranquillamente. Meno male che ero convinto. Biologia, avevo iniziato a studiarla durante l'estate, utilizzando un manuale Alpha Test, e per chimica invece avevo acquistato online dei riassunti di circa 200 pagine, che indovinate quando ho studiato il weekend prima dell'esame. Fatto il primo appello, dopo circa 10 giorni arrivano i risultati. 21 in biologia, 23 in chimica e, meno male che ero convinto, 20 in fisica. Quindi un totale di 64 punti. Nei gruppi circolava l'idea che per stare relativamente tranquilli sarebbe servito un punteggio di almeno 69 e dovevo quindi decidere quale esame ripetere, anche perché, non l'ho detto, la mia unica opzione era o entro a Brescia o non sono interessato a frequentare medicina. Ripeto biologia? Assolutamente no. Ancora oggi non so esattamente come sia possibile che abbia preso 21 e ripeterla con l'intenzione di migliorare il punteggio avrebbe richiesto uno studio serio per cui non avevo tempo. Di chimica non ne parliamo. Col 23 tutt'oggi mi sembra irreale e quindi l'unica opzione era fisica. Avevo preso 20, ma era comunque la mia materia e con una semplice ripassata avrei sicuramente potuto ottenere qualche punto in più. Ma quanto in più? Ricordo a tutti che all'inizio ripresentarsi significava anche rischiare di scendere sotto la sufficienza e secondo le regole iniziali essere esclusi dalla graduatoria, perché la questione delle fasce, recuperi e ripescaggi è una cosa che è arrivata solamente dopo. Anche questa è una genialata che il ministero ci ha regalato sotto Natale. E poi, ammettiamolo, prendere 20 in fisica da ingegnere mi sembrava una piccola offesa alla mia laurea e quindi ho deciso di rischiare. Anche perché nel frattempo avevamo inserito un nuovo cuoco in sforneria e quindi avevo finalmente qualche ora in più da dedicare allo studio. E quindi ho accettato biologia e chimica e ripetuto solamente fisica. Risultato? 26, arrivando così a un totale di 70 punti. E devo dire che dato che al secondo appello ci lasciavano comunque dentro l'aula d'esame, ho personalmente sentito alcuni colleghi parlare a bassa voce e quindi confermo che la sorveglianza non è riuscita a impedire completamente la comunicazione tra gli studenti, però era una cosa prevedibile. E dopo il secondo appello, l'attesa della graduatoria non fu particolarmente carica di suspense. Dopo la prima prova si parlava di circa 5.000 studenti capaci di ottenere le 3 sufficienze e quindi di fatto oltre 10.000 posti erano ancora liberi, ma era evidente che le regole sarebbero dovute cambiare. Si temeva che il ministero potesse rendere il secondo appello molto più semplice per riempire i posti e dichiarare politicamente che la riforma era stata un successo. Dall'altra parte però una prova molto più facile avrebbe creato ulteriori contestazioni e ricorsi. Inoltre era molto plausibile che le 2 prove fossero state preparate contemporaneamente, perché in poche settimane sarebbe stato difficile di scrivere, stampare e distribuire i nuovi esami e quindi chi aveva già ottenuto le 3 sufficienze poteva concentrarsi su una sola materia, mentre chi ne aveva passata solo una o addirittura nessuna avrebbe dovuto ripreparare tutto in meno di 20 giorni. E per queste motivazioni ero convinto di essere entrato, anche perché Brescia di solito richiede dei punteggi medi in classifica nazionale ed alla fine infatti quasi tutti quelli che avevano superato le 3 materie sono entrate nelle prime scelte, ad eccezione della sede di Milano Bicocca, mentre molte università hanno dovuto accogliere studenti con almeno un'insufficienza attraverso le fasce introdotte e quindi quando uscì la graduatoria sapevo ormai con una certa sicurezza di essere entrato. Vederlo scritto fu veramente una gioia enorme. Era tutto iniziato come una sfida personale e considerando quanto erano stati complicati quei mesi, riuscire a vincerla è stato bellissimo. Però assieme alla gioia ci furono anche grandi dispiaceri. Infatti quella sera mi ero messo a cercare nella graduatoria i nomi delle persone che avevo conosciuto e la maggior parte di questi purtroppo non c'erano. Tantissime persone che avevano studiato seriamente e investito tutto in quel percorso erano purtroppo rimaste fuori. E poi è emerso un altro fallimento della riforma. Vi ricordate la promessa secondo cui gli esami sostenuti non sarebbero andati persi? Almeno in teoria, chi non entrava avrebbe potuto utilizzare i crediti per proseguire in un altro percorso al fine. Il problema è che moltissimi non avevano superato nemmeno uno di quegli esami e anche tra chi aveva ottenuto qualche credito tanti non erano interessati a biologia, biotecnologie o gli altri corsi proposti e per molte persone quindi quella possibilità non ha mai rappresentato un vero piano alternativo. Ed è proprio questa la porcata più grande di questo semestre. Un ministero ha fatto perdere un anno della propria vita a tantissimi ragazzi semplicemente per dimostrare che stessero lavorando e che stessero facendo delle grandissime riforme. Ed io sono la più grande dimostrazione che questa riforma non aveva senso. Io alla fine non avevo seguito davvero le lezioni, avevo studiato meno di
quasi tutti gli studenti rimasti fuori. E le promesse secondo cui tutti sarebbero partiti da zero avevano convinto molti a non prepararsi durante l'estate. E quando sono arrivate le prove poi nessuno sapeva davvero cosa aspettarsi. Non esistevano precedenti o simulazioni realmente rappresentative. C'era quest'app che ogni tanto la Bernini consigliava, The Faculty, ma sinceramente le simulazioni che aveva quest'app facevano schifo. E a te che stai guardando questo video ora perché magari stai pensando di provare il semestre filtro il prossimo anno, sappi che probabilmente questa situazione non si ripeterà di nuovo. Ora gli studenti conoscono le prove e sanno quanto sia rischioso affidarsi esclusivamente alle lezioni e quindi inizia a prepararti subito. E come stanno andando le cose ora che sono entrato? Noi abbiamo iniziato le lezioni a marzo e terminato il primo anno a giugno. Ed è strano, ma è già passato un anno e ora ne mancano solo 5. Si immagina sempre un percorso infinito. Invece vedere che il primo anno è già terminato rende tutto più concreto e raggiungibile e devo dire che forse questo è l'unica cosa bella di questa riforma, ovvero il fatto che almeno apparentemente ti fa passare il primo anno molto velocemente. Comunque io mi considero ancora in prova, non so se riuscirò realmente a concludere medicina, soprattutto per via del lavoro, della famiglia e delle mie responsabilità, ma devo dire che le materie, man mano che le studi, sono davvero bellissime e appassionanti. Genetica, anatomia, istologia. No, istologia no. Comunque comprendere il funzionamento del corpo umano è davvero affascinante e garantisco che ti faccia illuminare gli occhi. E mentre io pensavo di prenderla in maniera estremamente part-time, ora, dopo essermi appassionato alle materie, sto iniziando a prendere il percorso molto più seriamente di quanto immaginassi. Infatti oggi non la considero più solamente una sfida vinta una volta che sono entrato, ma è piuttosto un percorso che con i miei tempi vorrei provare a concludere, anche per rispetto di quei colleghi che non sono riusciti ad entrare. E ora vorrei lasciare qualche consiglio a chi affronterà il semestre filtro il prossimo anno. La prima cosa è semplice ed è quello che dicevo prima. Non aspettate l'inizio delle lezioni per studiare. Individuate le materie in cui siete più deboli e iniziate subito. Personalmente consiglio soprattutto biologia e fisica. Biologia perché il programma è enorme e richiede tempo e ripassi. Fisica invece perché molti aspiranti medici di solito non hanno un grande rapporto con i numeri. Poi, una volta iniziate le lezioni, seguirei magari la prima settimana, giusto per conoscere i professori e magari qualche collega, anche perché i professori sapranno darvi maggiori dettagli sulle modalità d'esame, dato che a quanto pare quest'anno cambierà parecchio. Comunque i primi dettagli dovrebbero essere pubblicati dal MUR forse questa settimana o al massimo la prossima. Poi dovete essere pragmatici, seguire ogni lezione, prendere appunti dettagliati e magari sbobinare, vi dico già ora che vi ruberà soltanto tempo ed energie. E poi se vi accorgete che dovete comunque ristudiare tutto autonomamente, utilizzate meglio il vostro tempo. Io vi consiglio di prendere un buon manuale. Non i manuali Edises che vi consiglieranno, sono troppo pieni e sinceramente quello di biologia sì, quello di chimica più o meno, quello di fisica assolutamente no. E comunque questi 3 manuali, per il livello di dettaglio che vi chiedono, non sono assolutamente superiori a un semplice Testbusters, che tra quelli che ho avuto sotto mano posso dire è il migliore. Testbusters, se volete pagarmi, trovate la mail in descrizione. E soprattutto, oltre al manuale, fate tanti quiz, perché conoscere la teoria non significa automaticamente saper rispondere bene a un esame a tempo. Ed anzi, io vi dico che addirittura la teoria spesso si impara in modo più efficace sbagliando i quiz. Dovete allenarvi a leggere velocemente, riconoscere i trabocchetti delle domande, escludere le risposte errate andando per esclusione e a volte anche imparare ad improvvisare. Ed io vi dico che probabilmente quest'anno la competizione sarà molto più forte, perché ci saranno persone che hanno già affrontato il semestre precedente e hanno continuato a studiare per quest'anno. E questo non lo dico per scoraggiarvi, ma piuttosto per farvi capire che non potete affidarvi alla promessa del ministero, ovvero che partirete tutti dallo stesso livello. Più avanti comunque pubblicherò un video dedicato interamente alla preparazione di questi esami, come affrontare le varie tipologie di quiz e le strategie che potreste utilizzare durante la prova. Non ve le dico ora perché il video in primis è molto lungo e poi perché sto aspettando ancora le norme ufficiali del ministero. E quindi se sei interessato iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti questi contenuti. E se questo video ti è stato utile, se sei d'accordo o in disaccordo con qualcosa oppure hai vissuto anche tu il semestre filtro, magari raccontami la tua esperienza nei commenti. Vi chiedo poi di lasciarmi un like e di iscrivervi perché questo è il modo più semplice per sostenere il canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Siete sempre solo dei poveri comunisti. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Imparate ad ascoltare prima di contestare. Fatemi parlare prima di contestare. Questo dimostra tutta la vostra inutilità.